Un raggio di sole taglia la nebbia mattutina che si alza dalla pianura di Konya nell'Anatolia centrale. L'aria profuma di argilla umida, sterco bruciato per il fuoco e pane d'orzo appena cotto. Ma non ci sono strade, non ci sono vicoli, né piazze, né carri che sferragliano su pietre pavimentate. Se un osservatore del XXI secolo venisse paracadutato qui nel 7000 a.C., penserebbe di trovarsi di fronte a un'immensa collina di mattoni crudi, un alveare umano compatto che pulsa di vita. Benvenuti a Çatalhöyük. Qui la vita si sviluppa in verticale, su una superficie ininterrotta di tetti piatti collegati da scale di legno. Una donna calpesta la superficie levigata del tetto della sua casa con i piedi nudi, abituati alla rugosità dell'intonaco di fango e paglia. Sotto le sue dita, la fibra di una corda di canapa stringe un cesto colmo di lenticchie selvatiche e grano monococco. Accanto a lei, un artigiano siede a gambe incrociate, sfruttando la luce vivida del mattino. Tra le mani stringe un blocco di ossidiana, il vetro vulcanico nero e lucentissimo, arrivato dalle montagne del vicino, Monte Hasan. Il suono ritmico del suo percussore di corno di cervo, un click secco e cristallino, risuona nell'aria mentre stacca schegge affilate come rasoi. I tetti sono le vere strade di questa comunità. Su questa distesa sopraelevata, i bambini corrono saltando da una terrazza all'altra. Le donne stendono pelli di leopardo e capra ad asciugare al sole e gli anziani discutono l'andamento del raccolto, indicando i campi allagati dal fiume Charshamba in lontananza. Ogni tanto una colonna di fumo denso emerge da un'apertura quadrata nel soffitto di una casa. È l'unico punto di accesso alle abitazioni, una botola che funge contemporaneamente da porta, da finestra e da camino. Per entrare nel cuore della vita domestica, bisogna scendere lungo una scala a pioli di legno massiccio, affunicata dagli anni. Giù, nel buio parziale dell'interno, l'atmosfera cambia drasticamente. Le pareti sono rivestite da uno strato di intonaco bianco e liscio, così pulito da sembrare gesso. Gli occhi si abituano lentamente alla penombra, rivelando dettagli straordinari. Dipinti murali in ocra rossa che celebrano enormi tori selvatici, avvoltoi dalle ali spiegate e impronte di mani umane che sembrano voler reclamare la proprietà di quello spazio. C'è un silenzio protettivo, quasi uterino, interrotto solo dal sussurro del vento che accarezza la botola sul soffitto. Come ha fatto l'umanità, rimasta nomade per centinaia di migliaia di anni, a concepire un modo così intimo, denso e radicale di vivere insieme? Quale forza invisibile ha spinto migliaia di individui a rinunciare alla libertà della steppa per chiudersi in questo formicaio di argilla? Mentre l'esperimento urbanistico di Çatalhöyük fiorisce sui tetti dell'Anatolia, diverse centinaia di chilometri più a sud, nella depressione profonda della Valle del Giordano, un altro miracolo della mente umana ha già gettato fondamenta ancora più antiche. Qui, a Gerico, la terra respira un'aria diversa, densa di salsedine e del calore soffocante di un'oasi che si trova a quasi 250 metri sotto il livello del mare. Se Çatalhöyük è la città alveare senza strade, Gerico è la fortezza del tempo, il primo luogo in cui l'essere umano decide di legare il proprio destino alla pietra in modo monumentale. È il 9000 a.C. Il sole del mattino infuoca le pareti di una gigantesca torre di pietra che si staglia contro il cielo terso del Levante. Alta quasi 9 metri, costruita interamente in pietra calcarea non squadrata, ma incastrata con precisione millimetrica, questa struttura è un trionfo di ingegneria preistorica. Al suo interno, una scala di 22 gradini, scavata direttamente nella roccia, permette di salire fino alla cima. Un uomo si trova sulla sommità della torre. È un guardiano, o forse un sacerdote del tempo. Sotto i suoi occhi si estende un immenso muro di cinta, uno sbarramento di pietra spesso 3 metri, che protegge l'insediamento dalle piene improvvise del fiume e dalle incursioni. Ai piedi della grande torre, il paesaggio di Gerico è un mosaico di capanne circolari, simili a nidi di argilla e paglia. L'odore qui è quello del fango fertile, dell'acqua dolce che sgorga generosa dalla sorgente di Ain es-Sultan e dell'orzo selvatico che fermenta nei grandi vasi di terracotta primitiva.
Le donne del villaggio, vestite con lunghe tuniche di lino grezzo fermate da spilloni d'osso, lavorano l'impasto per il pane schiacciando i chicchi su grandi macine di basalto. Il rumore del loro lavoro è un battito regolare, un ritmo cardiaco che unisce l'intero villaggio, la pietra dura che consuma il cereale per trasformarlo in nutrimento. Questo non è semplicemente un luogo dove dormire, è una dichiarazione di stanzialità. Per millenni gli antenati di questi costruttori hanno seguito le migrazioni delle gazzelle, raccogliendo ciò che la natura offriva spontaneamente. Ora il flusso si è fermato. La scoperta che un piccolo chicco d'orzo lasciato cadere nella terra umida può moltiplicarsi e sfamare una famiglia ha cambiato ogni cosa. La terra non è più solo uno sfondo da attraversare, ma un corpo da coltivare, difendere e venerare. Ma questa nuova sicurezza ha un prezzo altissimo, la necessità di un'organizzazione sociale mai vista prima, la divisione del lavoro e l'obbligo di proteggere le riserve accumulate. Quella torre di Gerico, che proietta la sua ombra millenaria sulle capanne di fango, non è solo una struttura di difesa. È il primo monumento all'ambizione umana di dominare il paesaggio e di rimanere impressi, per sempre, nella memoria della terra. Torniamo tra le strutture geometriche di Çatalhöyük per comprendere come questa densità abitativa abbia ridefinito il concetto stesso di casa. Gli edifici non sono isolati, ma condividono i muri perimetrali. Quando una casa diventa troppo vecchia o crolla a causa delle piogge invernali, gli abitanti non ripuliscono l'area portando via le macerie. Semplicemente abbattono il tetto, riempiono lo spazio interno con terra e mattoni frantumati, livellano il terreno e costruiscono una nuova abitazione esattamente sopra quella precedente. Questo processo, ripetuto per oltre 12 secoli, ha trasformato la pianura in una grande collina artificiale, un tell, che racchiude generazioni di storie sovrapposte. I mattoni crudi utilizzati dagli artigiani anatolici sono lunghi e spessi, impastati a mano unendo argilla locale, paglia tritata e sterco di vacca, che funge da legante naturale e previene le crepe durante l'asciugatura al sole. Un muratore stende un velo di malta di fango fresco sopra una fila di mattoni, picchiettando con il palmo della mano per assicurarsi che l'allineamento sia perfetto. La sua pelle è incrostata di polvere grigia e le sue unghie portano i segni della terra che modella ogni giorno. L'isolamento termico di queste pareti spesse è straordinario. D'estate, quando il sole dell'Anatolia brucia la pianura, l'interno delle case rimane fresco e ventilato. D'inverno trattiene il calore del piccolo focolare domestico. Ma la casa neolitica è molto più di un riparo dalle intemperie. È uno spazio sacro e rituale. Entrando in una di queste stanze di 4 metri per 5, si nota che lo spazio è rigidamente diviso in zone rialzate. Ci sono piattaforme di argilla intonacata destinate a diverse attività, una zona per il lavoro della pietra e della cucina vicino alla scala, e piattaforme più pulite, decorate con stuoie di giunco intrecciato, destinate al sonno e al riposo. Sotto queste stesse piattaforme dove i vivi dormono, riposano anche i morti. Le famiglie di Çatalhöyük seppelliscono i propri cari direttamente sotto il pavimento di casa. Quando un membro della famiglia muore, il pavimento di intonaco viene scastrato con cura, viene scavata una fossa nella terra sottostante e il corpo viene deposto in posizione rannicchiata, fetale, spesso avvolto in stuoie di canne o tessuti di lino. A volte i teschi vengono rimossi e modellati con argilla colorata per ricostruire le sembianze del defunto. Un modo per mantenere gli antenati presenti nella vita di tutti i giorni. Una madre che culla il proprio bambino seduta sulla piattaforma sa che pochi centimetri sotto di lei riposano le ossa dei suoi nonni. Non c'è separazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. La casa è un continuum generazionale, un guscio protettivo dove il passato nutre letteralmente il presente. Fuori dalle mura invisibili della città alveare, il paesaggio neolitico si sveglia al suono dei belati e dello scorrere dell'acqua. La transizione verso l'agricoltura ha imposto all'essere umano un nuovo orologio biologico, scandito non più dall'istinto della caccia, ma dai cicli lunari, dalle stagioni delle piogge e dalla maturazione delle spighe. All'alba, una lunga colonna di contadini lascia i tetti di Çatalhöyük calandosi dalle scale esterne disposte ai margini dell'insediamento.
muovendosi verso le terre fertili e fangose, lambite dalle piene del fiume. Tra di loro c'è un giovane agricoltore. Tra le mani stringe un bastone da scavo in legno di quercia, la cui punta è stata indurita sul fuoco e appesantita da una pietra forata infilata a metà della lunghezza. Questo strumento rudimentale, ma incredibilmente efficace, penetra nel terreno umido con un colpo secco. Con un movimento fluido del piede, il giovane fa leva, solleva una zolla di terra scura e vi deposita una manciata di semi di grano farro. La terra emana un profumo intenso, acido e ricco, il profumo della vita, che si rigenera grazie al lavoro umano. Poco più in là, i pastori guidano i primi branchi di capre e pecore addomesticate verso i pascoli più alti. Gli animali non sono ancora le razze selezionate che conosciamo oggi. Hanno mantelli ruvidi, corna ritorte e un carattere selvatico che richiede una vigilanza costante e l'aiuto dei primi cani da pastore. La dieta di queste comunità si sta trasformando radicalmente, diventando più stabile, ma anche più monotona rispetto a quella dei loro antenati cacciatori-raccoglitori. Nelle cucine delle case, illuminate solo dalla luce fioca che penetra dalla botola sul soffitto, le donne preparano il pasto principale della giornata. Sopra il focolare d'argilla, una grande ciotola di terracotta grossolana accoglie una zuppa densa di lenticchie, piselli selvatici e pezzetti di carne di montone, insaporita con erbe aromatiche raccolte lungo le sponde del fiume. Non essendoci ancora una vera e propria metallurgia, la cottura dei cibi richiede tecniche ingegnose. Le donne utilizzano le cosiddette palle da cucina in argilla, sfere di terracotta grandi come arance che vengono scaldate direttamente tra le braci del focolare fino a diventare incandescenti. Successivamente, utilizzando delle pinze di legno bagnato, le sfere vengono rimosse dal fuoco e immerse direttamente nell'acqua contenuta nei vasi di pelle o di legno. Il liquido inizia a bollire istantaneamente, con un sibilo e una nuvola di vapore profumato che sale verso il soffitto. Questo rituale quotidiano, ripetuto in centinaia di case contemporaneamente, riempie l'aria di Çatalhöyük di un brusio domestico unico. Un coro di sfrigolii, chiacchiere e risate di bambini che giocano sui pavimenti puliti, sgranocchiando mandorle selvatiche e pistacchi. All'interno del fitto tessuto di Çatalhöyük, l'inverno porta con sé giornate corte e una luce fredda che accarezza i tetti coperti di neve. La vita all'aperto diminuisce, spostando il baricentro dell'attività umana dentro le stanze intonacate, che si trasformano in veri e propri laboratori di innovazione tecnologica. Sotto la luce che piove dalla botola, un anziano artigiano siede su una stuoia di giunco, circondato dai suoi strumenti. Tra le dita stringe un punteruolo ricavato dall'osso della zampa di una pecora, levigato fino a ottenere una punta acuta e lucida come avorio. Con pazienza infinita, fora il bordo di una pelle di bue precedentemente raschiata e trattata con grasso animale per renderla morbida e impermeabile. Il rumore che domina lo spazio è il sommesso grattare delle pietre abrasive e il respiro regolare dell'uomo. Poco distante da lui, la figlia lavora al telaio verticale appoggiato alla parete nord. I pesi del telaio, semplici ciottoli forati, tengono tesi i fili di lino grezzo che oscillano ritmicamente mentre le sue dita intrecciano la trama. Il tessuto che ne deriva non è solo una protezione contro il freddo, ma diventa una tela su cui esprimere l'identità del clan attraverso nodi e geometrie che richiamano i dipinti sui muri. È proprio il colore a rappresentare una delle più grandi rivoluzioni di questo periodo. Nelle nicchie scavate nelle pareti delle case si trovano piccoli grumi di ocra rossa, polvere di galena grigio-azzurra e carbonato di rame verde. Per preparare i pigmenti, gli abitanti pestano i minerali all'interno di mortai di pietra, mescolando la polvere sottile con grasso di midollo osseo o albume d'uovo. Un giovane pittore intinge un pennello fatto di peli di coda di bue legati a un rametto di salice e traccia una linea sulla parete fresca di intonaco. Con gesti precisi dipinge una scena complessa. Uomini snelli che corrono intorno a un enorme cervo dalle corna ramificate, evocando uno spirito di caccia che non è più solo sussistenza, ma memoria storica e mito.
Tuttavia, questa straordinaria fioritura artistica e tecnologica nasconde le prime insidie del nuovo stile di vita stanziale. La densità della popolazione all'interno dell'alveare umano, unita alla totale assenza di un sistema fognario, espone la comunità a rischi biologici mai sperimentati prima. I rifiuti domestici e le lettiere degli animali vengono accumulati negli stretti spazi vuoti tra una casa e l'altra, cortili ciechi che col tempo si riempiono di parassiti. L'acqua della sorgente, vicina ai recinti degli animali, comincia a veicolare malattie intestinali. Analizzando i resti scheletrici sotto i pavimenti, si scoprono i segni dell'anemia e delle infezioni da affollamento, che colpiscono soprattutto i bambini più piccoli. La convivenza stretta, che garantisce protezione dai predatori esterni, si rivela lentamente una trappola invisibile per la salute, un prezzo silenzioso che l'umanità deve pagare per aver scelto di fermarsi in un unico luogo. Il sole tramonta lentamente sulla pianura di Konya, tingendo di un arancione profondo le pareti di mattoni crudi che iniziano a mostrare i segni del tempo. Siamo intorno al 6000 a.C. e l'equilibrio millenario di Çatalhöyük si sta incrinando sotto il peso del suo stesso successo. Per secoli i campi circostanti hanno nutrito migliaia di bocche, ma la terra, un tempo generosa e fertile, comincia a mostrare i segni del collasso. La continua richiesta di legname per sostenere i tetti delle case e per alimentare i focolari domestici ha spogliato le foreste di querce e ginepri che un tempo coprivano le colline vicine. Ora i contadini devono camminare per ore prima di trovare legna verde e lo strato di terreno fertile, privato della protezione degli alberi, viene lavato via dalle piogge primaverili. Nello stesso momento, un profondo mutamento climatico sta ridisegnando l'intera regione dell'Anatolia. Le piogge diventano irregolari, alternando lunghi periodi di siccità a inondazioni improvvise che distruggono i canali di irrigazione rudimentali. Sulle terrazze elevate della città, un gruppo di anziani osserva il cielo terso, dove le nuvole mancano ormai da mesi. Le riserve di grano monococco nei grandi silos d'argilla si stanno esaurendo e il bestiame, indebolito dalla mancanza di pascoli freschi, produce sempre meno latte. La vulnerabilità di un sistema così rigido e concentrato emerge in tutta la sua drammaticità. In un mondo senza commerci a lungo raggio o reti di soccorso, il fallimento di pochi raccolti consecutivi significa la fame per l'intera comunità. Ma la fine di Çatalhöyük e di Gerico non si consuma con un'apocalisse di fuoco o con una sanguinosa invasione. La transizione è silenziosa, progressiva e priva di violenza. Le famiglie, comprese le contraddizioni di una densità abitativa diventata insostenibile, scelgono semplicemente di separarsi. Una mattina di primavera, una piccola famiglia carica i propri pochi beni, alcuni strumenti in ossidiana, sacchi di sementi selezionate e un piccolo gregge di capre, e scende per l'ultima volta dalla scala di legno del proprio tetto. Non si voltano indietro. Camminano verso l'orizzonte, alla ricerca di valli meno affollate, dove l'acqua è pulita e la terra non è ancora stanca. Nel corso di poche generazioni, le grandi città di fango si svuotano completamente. Le botole sui tetti rimangono aperte, esponendo gli interni intonacati alla pioggia e al vento. Le pareti dipinte con i grandi tori e le impronte di mani umane si sfaldano lentamente, crollando su se stesse e sigillando sotto strati di argilla le storie di chi ci aveva vissuto per secoli. L'uomo abbandona l'alveare, ma non abbandona l'idea stessa di civiltà. L'esperimento neolitico si diffonde, frammentandosi in centinaia di piccoli villaggi sparsi per l'Europa e il Mediterraneo, portando con sé il patrimonio invisibile di conoscenze accumulato in quelle stanze di fango.